vedere se Tommy è al telefono o no. Sono passate 24 ore. Com'è andata la vostra onsen? Forte delusione. Dal fatto che ero col telefono? Certo. Sono passate 24 ore. Ma che cazzo vuol dire? Avevi due alternative: venire con noi in un onsen, cosa che puoi fare solamente qui in Giappone, Vabbè, sì. in questo luogo, o stare qui, scegliere da solo di meditare, di pensare, lavorare anche Sì, sul sono sul stato qui, non l'ho progetto. preso subito il telefono, l'ho preso quando sono passate 24 ore precise. Ma che cosa? Vabbè. Andiamo. Comunque l'onsen l'ho detto già da subito, cioè non andavamo là sopra che non l'avrei fatta. Perché non mi va di rimettermi i vestiti sporchi. Ma che cazzo vuol dire? Tommy, ogni tanto dici delle cazzate che mi fanno incazzare. Ma io veramente. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma veramente cosa cazzo vuol dire? Veramente che lo pensi? Certo che lo pensi veramente, ma è comunque una cazzata. L'onsen è un posto dove vai a parlare. È un posto dove vai a parlare in una condizione speciale. ma non è e devo perché fare dei c'è discorsi qualcun altro profondi. che Non sei obbligato, soggiorna. nessuno ti obbliga. Ma tu sei venuto qui apposta dall'Italia, cazzo. Per fare le cose che fai in Italia? No. E allora? Io sto facendo le stesse cose che faccio in Italia. Sì. Ma sì che le stai facendo! Per fare Vabbè, qualcosa di diverso. questa qua sì, ma questa qua non lo volevo No, fare. ma questo, la cena. Scoprire anche cosa non ti piace è scoprire, però devi provarci. Sì, ma qui È sapevo importante. cosa avrei fatto Ma non dentro. sapevi perché sei in montagna a Tokyo in un nonsense perduta dove puoi provare qualcosa di diverso, oppure puoi stare al cellulare su TikTok. Io posso capire questo discorso che voi state facendo nel caso. Cioè, se io non sapessi cosa c'è lì dentro. Ma tu non sai Perché? cosa c'è lì dentro, tu vivi in Italia, sei qua una settimana e stai provando. Sì, ma io accetto la critica. Non sono d'accordo con il fatto che io, dato che sono qui, devo necessariamente fare tutto quello che mi viene messo Tommy, davanti. cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare qui? Questo viaggio, chi ha scelto di venire qui? Io ho deciso che saremmo venuti qui in questo luogo sul tempio. Cosa vuoi fare? Scegli qualcosa. Perché se non scegli, i posti in cui andiamo sono posti in cui io e Tommy ti portiamo, vogliamo andare pensando che possa essere utile. Prova a cercare qualcosa. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? No, non c'entra questo. Cosa vuoi fare? Ma io voglio fare. Volevo andare sul tempio. Vuoi meditare? Si può fare. Devi dirlo però. Devi dire cosa io voglio fare questa cosa. Voglio scrivere. Se no puoi anche dirmi guarda io voglio stare al cellulare. Sì, ma infatti io ora quello che volevo fare qui è non entrare nell'onsen e non l'ho fatto perché non volevo entrarci. Non sto capendo perché questo accanimento soltanto perché non volevo fare una cosa che tu No, hai perché scelto. non vuoi fare tante cose di quelle che stiamo facendo. Ma perché? In questo Ma quale? Ok, adesso quando Onsen, stavi lì basta. hai scritto qualcosa, i tuoi pensieri? Ho Pensieri sul parlato video? con i miei amici, con i miei familiari. Hai scritto i tuoi pensieri sul video? No, Hai lavorato sul video? Cosa hai non ho fatto? lavorato Quanto hai sul video. scritto sul video? Quante cose hai scritto? Ho scritto sul video mentre ero qui. Siccome sei dall'altra parte del mondo a fare qualcosa che può arricchirti, il fatto di arricchirsi e di crescere e di capire anche che cosa si vuole, tante volte provare cose che non si farebbero a casa. Sì. E il fatto che questa è un'esperienza di 2 giorni, secondo me sarebbe stato importante provarla a tutto tondo, anche con cose che non volevi fare, come un onsen sulla montagna, come un piatto che non hai mai mangiato. No, ma è prova a pensarci, ok? Sì, noi sì. abbiamo io la vedo così. Prova a pensarci un attimo, perché secondo me se tu dici voglio fare un progetto sul silenzio, andiamo sulla montagna, scendiamo e subito dopo, appena puoi, un secondo dopo sei al telefono. E quindi qual è il percorso? Cioè della serie, hai avuto la tua tortura per 24 ore e poi telefono. no. Non c'è questo tipo di ricerca. E questo ne deriva dal fatto che non hai provato certe cose, non hai provato da mangiare, non hai provato l'onsen. Questo secondo me è un'occasione un po' sprecata per scoprire cosa non ti piace, cosa ti piace, chi sei e cosa vuoi fare e che cosa vuoi da questo video. Sì, ma già questa critica può avere più senso perché ho capito cosa vuoi dire, nel senso non deve essere appena ho la possibilità di prendere il telefono lo prendo. Ma io infatti quello che ho fatto è stato non avere il telefono, cercare il silenzio e poi c'erano molti momenti durante queste 24 ore in cui io avrei desiderato del silenzio, ma giustamente non c'era perché comunque voi avete delle cose da lavoro da fare, comunque avete delle cose da sbrigare o avete altri interessi rispetto, cioè voi non cercavate quell'esperienza che cercavo io. Anche quando eravamo ad esempio sui percorsi sopra in montagna
io cercavo un pochettino anche di stare più dietro, di allontanarmi. Ok, però lì perché non avevi una catena, cioè della serie, tu puoi dire guarda voglio fare questo percorso, me ne vado. appunto per Ok, questo volevo aspettare fuori perché non avevo voglia di fare il bagno. Non avevo voglia, cazzo, di entrare là, non volevo fare il bagno. Non è una cosa che quando entravo lì non sapevo cosa entrare. Non era un'esperienza nuova. Questo sì è un'esperienza nuova, No. Perché so cosa trovo là dentro. C'è un bagno caldo in cui si parla. Ok, non voglio farlo in questo momento. Io parlo in cui si parla con noi. con noi, cioè, Sì, quindi con voi, sì, ovvio. vabbè, ok, quindi se non hai interesse a parlare con noi, se non hai Vabbè, interesse a fare questo no. tipo di cose, vabbè. Non ci stiamo capendo. Ad esempio, prendi il cibo. Non è vero che non l'ho provato. È vero, non l'hai provato. Questa mattina non hai toccato. Questa mattina, Non ok. hai toccato. Questa cosa mi fa incazzare, tu ne di quanto. So, Non hai già me l'hai toccato il cibo. Non l'hai non è che non l'hai messo. Non l'hai messo in bocchetto. Non mi piace, non l'hai toccato. Ieri ho provato più cose. Stamattina non ho provato niente perché erano tutte cose che io la mattina non mangerei mai. Se hai delle certe abitudini, ok, a casa, è sacrosanto e le hai tutto l'anno, ma tu hai 3 settimane qua per fare questa esperienza. Vai oltre. Cioè io sto cercando di provare il più possibile, però se poi in questo cercare di provare il più possibile c'è una fetta di cosa che ancora ho un blocco sul provare, che è il cibo, cioè il cibo di questa mattina, non sono d'accordo sulla cosa dell'onsen. Che sono simili, cioè provare il cibo e non voler provare una cosa perché la sai già, è prendere il telefono appena puoi. Queste cose io le vedo tutte correlate più o meno. Non riusciamo a capire. Vabbè, senti, allora sta a casa, mangia in casa, guarda TikTok e fine. Io ho capito quello che tu vuoi dire sull'apertura. Infatti lo capisco molto di più per il cibo, sto dicendo. Per il cibo che tu dici ti incazzi che non sono approvato, va bene, quello è un blocco mio. Però non sono d'accordo sul fatto che per una cosa, quando mi blocco su una cosa che è più forte, proprio lì è stata una cosa più forte di me, cioè io non ce l'ho fatta a provarlo, allora non lo colleghi e lo generalizzi. Tu non sei uno che vuole provare le cose. Anzi, Siamo stati una serie di giorni assieme. Vedo un pattern. Quando siamo a casa, tu hai preso una volta e sei andato fuori in bici, sei andato a mangiare McDonald's. Non è questo il problema che tu abbia scelto McDonald's. Sei uscito una volta da solo autonomamente per fare un giro. Sai che io lavoro, cazzo sei qui Vabbè, non sono stato a casa a non fare un cazzo le altre volte. Non lo so cosa tu fossi a fare le altre volte. Non sei, perché siamo stati sempre insieme. Hai finito il libro? Eh? Hai finito il libro? Mancano 10 Cazzo, pagine. è un libro così, Ah. e sei stato una settimana, non l'hai finito, quindi facevi altro. Cosa facevi di altro? Io non ho la più pallida idea di cosa tu facessi d'altro. Non lo so, io vorrei che tu, prima di tutto, cazzo, questo cazzo di video che vuoi fare, tu lo scrivessi, tu facessi qualcosa, tu stessi lavorando, tu stessi facendo. Anche in questi giorni che ripresa hai fatto, cosa hai scritto? Niente, hai fatto niente, questa è la Va verità. Cioè, vorrei che tu proattivamente decida di fare le tue cose. La creatività sta lì. Ok, però tu ora stai dicendo che ti stai incazzando perché io ancora non ho scritto il video, perché ancora non ho fatto quello, ancora non ho fatto quell'altro. Però allo stesso tempo, sempre tu dici, grande parte di un video può essere anche il pensare al video. Assolutamente. Il pensiero, il Stai tempo. pensando al video, cosa hai pensato rispetto al video? Qual è cosa ad esempio- aggiungi rispetto a quello che abbiamo fatto? Ad esempio, oggi mentre passeggiavamo nelle montagne, appunto, che mi rendevo conto che avevo bisogno di più silenzio, quindi mi allontanavo, vedevo anche la velocità al quale camminavate. Ho pensato comunque una correlazione tra quella che è la velocità comunque nel quale si cammina nel bosco. Quando si cammina veloce, cioè quando voi camminavate così veloci, rapidi, in realtà devi stare attento a non cadere, guardi per terra, no? Poi anche io per starvi dietro a un certo punto non mi stavo godendo l'esperienza, perché dovevo starvi dietro, ero stanco, ero che guardavo per terra, non guardavo il bosco, non guardavo un cazzo, sentivo i vostri discorsi di cui mi interessava fino a un certo punto, che eravamo anche molti di lavoro. Quindi a un certo punto ho detto vaffanculo, vado alla mia velocità, ho rallentato e poi alla fine il video si basa sul rallentare, sul godersi le cose, sul godersi il silenzio, perché quando vai più piano riesci ad apprezzare di più le cose, perché non hai bisogno di vedere dove metti i piedi per non cadere. Quindi andavo più piano, riuscivo a guardare gli alberi e mi sono goduto di più l'esperienza. Quindi c'è stata un'evoluzione dall'inizio in cui per forza, per seguirli, per stare dietro a voi, che potrebbe essere anche una metafora del stare dietro alla società che corre sempre veloce, quindi tu non hai il tempo per apprezzare le cose. Questa è ad esempio una cosa Mi fa molto piacere che tu abbia raggiunto questo sviluppo. Voglio vederlo nel video. Cioè, ci sto rimanendo male. Ma è giusto che sia così. Mi dispiace, che voi pensate questo.
Che poi è una contraddizione perché anch'io mi sento quasi la pressione del dover creare qualcosa in fretta, ma quando ancora devo capire il concetto. Quindi è quello di cui abbiamo parlato anche ad esempio per il tuo video, no? Scusami se singhiozzo. Del fatto che per creare un video ci vuole anche tempo per pensarlo, no? Io sto anche usando il tempo per quello e sono consapevole a volte di usare troppo il telefono, sono consapevole di avere un blocco sul cibo, però non capisco la critica sul fatto di non entrare all'onsen quando non volevo fare quella cosa e devo farla soltanto perché qualcuno al posto mio lo farebbe. Che cazzo vuol dire? Tommy ci tiene estremamente a te e al tuo percorso, e fin da quando vi siete sentiti la prima volta mi ha detto: questo ragazzo è estremamente intelligente, è giovane ma estremamente intelligente, ha tanto da dire, ha tanto da fare. E quindi da un lato quello che ho il dispiacere, ok, è nei confronti di una persona come te che è dotata, è talentuosa, ha la fortuna di fare questa esperienza, e da un lato vediamo come arrivi all'80% quando puoi farla al 120 volendo, ok? Tommy specialmente, quando ne abbiamo parlato adesso, mi ha detto: mi dispiace perché è un ragazzo estremamente intelligente che ha tanto da dire, però così facendo secondo me non sta provando a fare il passo in avanti e ti dico la verità, per fare un percorso, per fare un passo in avanti, le scelte che non vogliamo fare, le più difficili, anche le più stupide, sono quelle che si devono fare. Io ho i miei problemi, ho le mie cose, cioè io l'intero video che sto facendo si basa su questo. Mi fa incazzare il fatto che nonostante comunque stia provando e cercando di fare qualcosa di buono, a volte non lo faccio in maniera perfetta, a volte non sono costante come vorrei, a volte non sono produttivo come vorrei, a volte non sono aperto come vorrei, ma sto cercando un pochettino di essere. Io apprezzo il fatto che ci tieni così tanto comunque all'esperienza in sé, comunque sei sincero in quello che fai, cioè l'ho sentita quella cosa che mi ha detto stamattina, non so se tu ti ricordi, che mi ha detto: a me fa incazzare il fatto che tu non tocchi il cibo. Io l'ho sentita quella cosa, molto, infatti so perché io, questa è la mia caratteristica, io tendo a tenere molto tutto dentro, poi quando scoppio infatti ora rido perché ora ormai sono a ruota libera, cioè adesso quindi, no ma se fai così piango ancora di più. La signora qua di fianco, questi hanno parlato in una lingua sconosciuta X, ad una certa uno si è messo a piangere e ora ridono. Io capisco l'intento e ti ringrazio perché proprio per questa cosa che tu dici, perché comunque vuol dire che appunto vedi qualcosa in me, un potenziale, una cosa, però allo stesso tempo penso sia pretenzioso richiedere che si faccia questo sviluppo in sole 3 settimane. Sì. I miei sono problemi, cioè nel senso di indecisioni, di scelte che sono creati in tanto tempo, quindi Riappacifichiamoci con peanuts e cioccolato. Con un po' di caffè, Tommy? no. Oh cazzo, devo dire sì. Peccato, non ha provato tutto. Avevo 20 anni, vivevo a Venezia, a 22 vivevo in Cina, a 23 vivevo in un'altra città in Italia, poi sono andato in Cina di nuovo, poi sono andato in un'altra città in Italia, cioè ho cambiato 8 volte città nei miei 20. Alla fine dei miei 20, inizio dei 30, mi sono stabilito in Giappone per la prima volta. Un posto fisso. Ho provato questa sensazione di voler mettere le mie radici. Siamo arrivati a Shinjuku, tornati dalla montagna, siamo riusciti a trovare Shinjuku completamente pedonale, che è raro, è una bellezza a sé stante. Ma cappuccio sì o cappuccio no? Solo. È inesistente. Hai volteggiato e sei tornata qui?
c'è questa concezione L'orchestra che è è diversissima andata rispetto avanti, in poi Italia. nessuno ha visto. Si può creare un locale con 3 posti. Sì, sì. Ci sono state tante cose in questo fine settimana. Ci sono stati momenti belli di felicità, ci sono stati momenti di scontro. Siamo stati tristi tutti in un momento. Però Ha aiutato. io sono cazzo quanto sono felice ora di essere qui. Anch'io. Tu no, basta. Dancing. Da 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 di da. Dancing.